Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di due filtri multifunzionali della K&F Concept che combinano più effetti in un unico accessorio. Il filtro 2 in 1 ND variabile da 1 a 5 stop più Black Mist e il filtro 3 in 1 ND variabile da 1 a 5 stop più Black Mist più filtro polarizzatore. Questi sono filtri pensati per chi vuole massimizzare la praticità e ridurre l'ingombro, offrendo in un solo prodotto funzionalità che altrimenti richiederebbero più filtri separati. Ma come si comportano sul campo? Vediamolo insieme. K&F mi ha contattato per farmi testare alcuni loro prodotti e ho scelto proprio questi due filtri perché li ritengo molto interessanti. K&F non ha influito in alcun modo sulle opinioni espresse in questo video, non mi ha pagato e non mi ha visionato nulla prima della pubblicazione. Offre però la possibilità di acquistarli con uno sconto, un codice sconto che troverete qui in basso. Io per inciso non prendo nulla, perché voglio che le mie recensioni siano le più imparziali possibili. Funzioni e utilità. Abbiamo detto che questi filtri racchiudono più filtri in uno. Vediamo quali. Filtro ND variabile. Un filtro ND variabile permette di regolare la quantità di luce che entra nell'obiettivo, il che è fondamentale sia in video che in fotografia. In video consente di rispettare la regola dei 180 gradi per mantenere un motion blur naturale, ovvero una sensazione di movimento naturale, simile a quella che viene percepita dal nostro cervello normalmente. Se giri a 25 fps fotogrammi per secondo, dovresti avere un tempo di esposizione di 1/50 di secondo. Senza un filtro ND, in pieno giorno saresti costretto a chiudere troppo il diaframma, perdendo il controllo creativo sulla profondità di campo. In fotografia è perfetto per lunghe esposizioni, puoi ottenere scie luminose di auto la sera o la notte, rendere le onde del mare che si infrangono sugli scogli nuvole, l'acqua di fiumi e cascate setosa o catturare nuvole in movimento che lasciano scie nel cielo. Il Black Mist da 1/4 è un filtro diffusore che riduce la nitidezza troppo accentuata dei moderni sensori obiettivi, donando un aspetto più morbido e cinematografico. Crea un alone attorno alle fonti luminose, particolarmente utile per ammorbidire i dettagli della pelle, riducendo la visibilità di rughe e imperfezioni, per esempio, o dare un aspetto più onirico e artistico alle immagini, evitare il tipico aspetto troppo digitale di alcune camere moderne. Viene usato veramente tanto anche in cinematografia, ma anche su YouTube. Moltissimi YouTuber lo utilizzano per avere una pelle migliore o comunque un'atmosfera meno digitale, ecco, diciamo così. Nel filtro 3 in 1, il filtro CPL, polarizzatore circolare, elimina i riflessi indesiderati su superfici non metalliche come vetro e acqua, aumenta la saturazione dei colori, soprattutto del cielo e del fogliame, e migliora il contrasto. Ruotandolo puoi controllare l'intensità dell'effetto in base all'angolo rispetto al sole. Ha il massimo effetto quando il sole è a 90 gradi rispetto alla direzione in cui stai scattando o riprendendo, cioè il sole è di lato. In questo caso si ottiene la massima riduzione dei riflessi e il cielo appare più saturo e scuro. Hai l'effetto minimo quando scatti frontalmente verso il sole o con il sole alle spalle. L'effetto polarizzante in questo caso è molto ridotto o nullo. Quindi, per ottenere il massimo beneficio, conviene osservare la scena ruotando il filtro e valutare come cambiano riflessi e colori a seconda della posizione della luce. Attenzione con gli obiettivi super grandangolari. Il filtro polarizzatore può produrre aree disomogenee nel cielo perché scurisce più una parte rispetto ad un'altra, abbracciando una vasta area del cielo. È perfetto per catturare cieli più saturi e definiti, eliminare i riflessi sui vetri, ad esempio per scattare o riprendere attraverso finestre o finestrine o lunotti delle automobili, migliorare il contrasto delle scene in esterni, eliminare i riflessi sulle superfici metalliche come ad esempio le carrozzerie delle auto. Avere più filtri in uno porta diversi benefici. Praticità, niente più filtri da avvitare e svitare di continuo. Meno ingombro, porti con te meno attrezzatura. Risparmio economico, invece di comprare più filtri separati, ne prendi uno solo. Nessuna vignettatura. Spesso impilare filtri causa vignettatura, soprattutto sulle lenti più grandangolari, problema che qui viene eliminato.
Molteplici effetti. Se utilizzi filtri circolari e non a lastra, perché giri in movimento con mirrorless, a volte è proprio impossibile poter montare più filtri uno sull'altro, perché magari manca la filettatura, oppure da 95 mm se il filtro è da 82, e ruotare più filtri impilati può essere impossibile. Se riusciamo a impilare più filtri uno sull'altro, può capitare che i filtri rimangano incastrati tra di loro e a volte svitarli è un incubo. Ci sono delle pinze gommate fatte apposta e servono in questi casi per staccarli. KNF ha realizzato questi filtri con materiali di buona qualità, nonostante siano in una fascia di prezzo accessibile. Ci sono miglioramenti su tutti i fronti rispetto alle versioni precedenti, sia per la costruzione, il vetro utilizzato e il color cast. Alcuni dettagli degni di nota. Il filtro si avvita senza difficoltà, garantendo un'installazione salda. Si svita agevolmente. Alcuni filtri purtroppo non si innestano bene oppure una volta serrati bisogna combattere non poco per svitarli. La regolazione dell'ND è fluida e precisa e viene indicata sul bordo del filtro per avere sempre sott'occhio il fattore di riduzione. Nel modello 3 in 1 il pomello di regolazione dell'ND ha un sistema di blocco che permette di gestire il polarizzatore senza alterare l'ND. Ruota il pomellino verso l'esterno. Ora ruota il filtro ND in base alla luminosità presente sulla scena. Una volta che hai individuato il fattore di riduzione del filtro ND, lo avviti e in quel modo sarà bloccato. A questo punto, ruotando il pomellino, potrà intervenire soltanto sul filtro polarizzatore. I filtri sono trattati con un rivestimento a 28 strati che li rende, a detta della casa produttrice, resistenti a graffi, polvere, acqua e olio. Una prova che preferisco evitare. Vengono forniti in custodia in similpelle con apertura magnetica che è molto comoda e sicuramente migliore in termini di praticità rispetto alle classiche custodie rigide di plastica. Il sistema che permette l'estrazione del filtro dalla custodia tirando la striscia laterale è ben studiato. Il filtro esce facilmente, evitando il rischio di lasciare impronte sulle lenti. Mi piace molto questo sistema perché è davvero pratico. Non si rischiano impronte, che il filtro cada oppure di perdere tempo a tirarlo fuori. È lo stesso, è molto facile rimetterlo dentro. La densità neutra variabile è indicata differentemente sui due filtri. Sul filtro 3 in 1 abbiamo l'indicazione del fattore di riduzione in stop da 1 a 5, mentre sul filtro 2 in 1 abbiamo l'indicazione in ND da 2 a 32, che comunque corrisponde sempre ad una diminuzione fino a 5 stop. Il fattore di riduzione della luce viene espresso con varie scale. Un fattore ND2, indicato a volte con 0.3, equivale ad uno stop di riduzione. In parole povere, se impostate un'esposizione corretta con un diaframma f8, se installate il filtro e impostate il valore ND2, avrete la metà della luce che entra a colpire il sensore, per cui dovrete aprire l'obiettivo di uno stop, ovvero dovrete impostare f5.6. E così ND3 corrisponde a 3 stop di riduzione, indicata anche con 0.6 e via dicendo. Ho scelto il diametro da 82 mm perché così posso utilizzarlo su tutte le lenti che ho usando magari degli anelli step up prodotti dalla stessa KNF per montare il filtro su obiettivi con diametro filtro inferiore. Tempo fa ne presi alcuni e mi ci sono trovato bene. Gli anelli step up non sono altro che anelli che si avvitano sulla filettatura frontale della lente che utilizziamo. Possono quindi avere diverse misure come ad esempio 49, 67, 72, 77 e hanno dalla parte opposta una filettatura di dimensioni diverse in base al filtro che andiamo ad avvitarci sopra. Quindi se abbiamo una lente con diametro da 67 mm e vogliamo montare un filtro da 82 mm, basterà utilizzare un filtro step up da 67 a 82. Io ne ho molti e preferisco degli step up che vadano dal diametro della lente di partenza al diametro del filtro senza doverne avvitare tra loro diversi, cosa comunque possibile. Non costano molto e vale sicuramente la pena dotarsi di varie misure. Quando acquistate un filtro prendete quello con diametro della filettatura dell'obiettivo, con diametro più grande che possedete o che avete intenzione di utilizzare. Di solito un 82 mm, anche se più costoso, è la scelta ideale. In tema di praticità, è possibile montare un copriobiettivo per lasciarlo sempre montato? Sì. Si può montare un copriobiettivo da 95 mm, che reputo indispensabile se si vuole lasciare attaccato il filtro. Non rimane attaccato solidissimamente, ma va comunque bene. Lo potete acquistare di qualsiasi marca. Ho testato questi filtri con il Sony 2470 f2.8 GM2, un obiettivo di alta qualità con diametro da 82 mm.
Ecco alcune osservazioni. Il Black Mist crea un effetto piacevole e non eccessivo. L'ND funziona bene senza introdurre aberrazioni evidenti. Assenza dell'effetto AX. Dichiarato come assente non l'ho notato nemmeno utilizzando macchine full frame con super grandangolari, impostando il fattore di riduzione ND al massimo. Questo è un effetto indesiderato che può capitare con filtri economici o non corretti bene, e quando si va ad utilizzare il filtro con la massima riduzione di luce compare una sorta di croce nera sull'immagine, rendendola inutilizzabile. Il color cast, la dominante di colore, è evidente su questi filtri? C'è, la dominante c'è, come c'è su filtri più blasonati e più costosi. È presente ovviamente, soprattutto sui filtri ND. Io consiglio sempre di utilizzare questo, fare il bianco e poi magari utilizzare il color checker per poter avere un riferimento e quindi poi variare a seconda delle necessità, attenuare la dominante o eliminarla del tutto. A volte può anche essere piacevole. Nel filtro ProMist quanto è forte il fattore da 1/4? Perché variando da marca a marca i fattori possono non corrispondere. 1/4 del KNF sarà magari diverso da 1/4 di un'altra marca. E allora ecco un test per vedere il fattore 1/4 del Black Mist della KNF a confronto con il fattore 1/4 e 1/8 del Black Pro Mist della Tiffen. Vi invito a guardare la differenza nel bagliore che si crea intorno a fonti luminose, a lampadine, quando è presente un filtro Black Mist o Black Pro Mist e quando invece non è presente alcun filtro. Guardate per esempio l'effetto che ha il filtro Black Mist quando riprendiamo la luce dal nostro smartphone. Interessante secondo me è anche l'utilizzo con una lente anamorfica con questo tipo di filtri. Vediamo il color cast e la dominante che i filtri ND introducono, diversa da marca a marca. Questo è il KNF 3 in 1. Questo è il KNF 2 in 1. Questo è il filtro Nisi ND 1 5 stop. E questo è il filtro ND Polar Pro 1 5 stop. Anche altre marche hanno unito più filtri insieme per avere appunto una comodità nel trasporto, un risparmio. Anche la Polar Pro per esempio ha fatto dei filtri 2 in 1, ND e polarizzatore oppure ND e Black Mist o Gold Mist. Vediamo un test anche per vedere la dominante di una ripresa fatta all'aperto senza filtro con il filtro KNF 2 in 1, con il filtro KNF 3 in 1 e con il Polar Pro seconda serie di Peter McKinnon e con il Nisi, pure questo da 1 a 5 stop di riduzione ND. Quindi questi filtri hanno tutti un fattore di riduzione da 1 a 5 stop. Vediamo anche l'effetto singolo di un polarizzatore come il B più W, che è un polarizzatore molto buono. Come potete vedere, attraverso la rotazione del filtro polarizzatore si scuriscono delle aree e il cielo diventa più scuro, il contrasto aumenta, il fogliame diventa più vivido e più saturo. È un effetto molto bello. Vedete come aumenta la saturazione. Allo stesso modo, intervenendo sul filtro polarizzatore possiamo eliminare i riflessi dalle superfici dell'acqua e possiamo quindi vedere bene il fondo. E possiamo scegliere il grado di riduzione e quindi anche in base al soggetto che stiamo riprendendo se vogliamo che ci sia un po' di riflesso, molto o nulla. Il filtro KNF rispetto al Polar Pro scurisce un po' più l'immagine, di circa 1/3 di stop. Questo probabilmente perché oltre al filtro ND è presente anche il Black Mist e soprattutto il polarizzatore circolare, che già di suo causa una perdita di luminosità che arriva anche ad uno stop quando l'effetto del filtro è nella posizione più marcata. Nonostante i filtri, la messa a fuoco rimane impeccabile. Ovviamente dipende anche dalla macchina e dall'obiettivo che usate. Non ho sperimentato perdite di fuoco anche in riprese abbastanza concitate. Proprio per testare questi filtri ho deciso di utilizzarli per il video che ho realizzato alcuni giorni fa al Romix.
Dai grandi classici agli ultimi successi di anime, fumetti, videogiochi e cinema. Si possono vedere tantissimi costumi e interpretazioni che rendono questo evento unico nel suo genere. Molti cosplayer si preparano per mesi interi per poter esibire le loro creazioni. È un ambiente molto bello, si respira una bella aria, c'è passione, condivisione e voglia di divertirsi insieme. E dovendo filmare appunto il mondo dei cosplay, come scelta stilistica ho deciso di sovraesporre un po' le riprese e utilizzare proprio i filtri della KNF, perché ho pensato sarebbero stati perfetti per questo lavoro. I risultati devo dire che hanno confermato le mie aspettative. Ho utilizzato in particolare il filtro 3 in 1, perché il filtro ND, soprattutto per le riprese in esterno sulla terrazza, era indispensabile per mantenere comunque un diaframma aperto. Il filtro Black Mist mi ha dato la possibilità di avere delle luci soffuse e insieme alla leggera sovraesposizione ho potuto ottenere un'atmosfera sognante che ben si sposa con le loro rappresentazioni. Infine il filtro polarizzatore mi ha aiutato per eliminare alcuni riflessi e creare un po' più di contrasto in alcune situazioni. Ho utilizzato la Sony FX30 con obiettivo Sony 24-70-2.8, un obiettivo molto inciso, che in questa situazione ha giovato molto dell'utilizzo del filtro Black Mist. Vi invito a vedere il video sul canale. In questo video vi porto tra i colori, i dettagli e la creatività di alcuni dei cosplayer più sorprendenti che ho incontrato in fiera in quella giornata. Limiti e svantaggi. I pomelli di regolazione del filtro, sebbene siano molto comodi perché ti permettono di ruotare agevolmente il filtro, non permettono però l'utilizzo di un paraluce per le foto o di un matte box per i video. Il Black Mist è sempre presente, quindi va considerato come una scelta stilistica fissa. Se invece non lo volete o pensate di non utilizzarlo, magari orientatevi su altri filtri che non siano 2 in 1, 3 in 1. Avendo più filtri combinati bisogna fare attenzione a come influiscono sui riflessi in condizioni di luce forte. Il filtro ND, anche se impostato sul valore più basso, ha un impatto di riduzione di uno stop della luce che entra, quindi anche se lo regoliamo al minimo, il suo effetto è sempre presente, come tutti i filtri ND che infatti partono di solito dal valore ND2. Se la luce presente sulla scena è molto forte, 5 stop di riduzione potrebbero non bastare per utilizzare obiettivi a tutta apertura. In questi casi si fa affidamento su filtri che hanno valori più alti di riduzione, tipicamente da 5 a 9 stop. Ovviamente se avete macchine dotate di ND integrati come una FX6 o camcorder come questa, filtri del genere hanno meno senso e conviene acquistarne senza ND variabile. Vale la pena acquistarli? Questi filtri KNF rappresentano un'opzione molto interessante per chi vuole sperimentare con filtri creativi senza spendere troppo. Certo, non sostituiscono filtri professionali all'astra usati sui set cinematografici, ma per un uso run and gun, viaggi, vlog, riprese veloci, sono estremamente pratici. Li consiglio a chi vuole ridurre l'attrezzatura da portare con sé. Cerca un buon filtro ND variabile con funzioni extra. Vuole ottenere un look più cinematografico con il Black Mist, oppure vuole sperimentare questo filtro largamente diffuso senza spendere una fortuna. Si possono provare questi filtri poi per capire se sono quelli che fanno per noi, se questi effetti ci sono utili, in che misura, e quindi poi magari orientarci anche su altri filtri all'astra o comunque con un budget sicuramente superiore se è quello di cui abbiamo bisogno. Bene, mi auguro che questo video possa esservi stato utile. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!